Un'asta di 910 grammi è sospesa al soffitto tramite due molle identiche di costante elastica 100 Newton su metro e una lunghezza a riposo di 20 cm. L'asta viene tirata verso il basso e le molle diventano lunghe 30 cm. Con quale accelerazione inizierà a muoversi l'asta quando viene lasciata libera? Allora, proviamo a disegnare quanto dice il problema. Quindi disegniamo un soffitto, ci sono delle molle a cui è appesa un'asta. Perfetto. Quindi avremo che ci sarà una forza elastica delle molle uguale meno K ds con delta S intendiamo lo spostamento fra la posizione di equilibrio e la nuova posizione che le molle assumono quando viene tirata verso il basso. Ci sarà la massa dell'asta da tenere in considerazione, che è uguale a 910 grammi, cioè 0,91 kg. Poi come informazione abbiamo la lunghezza a riposo delle molle, che è di 20 cm, cioè 2 per 10 alla meno 1 metri, e la lunghezza 1 a cui le molle sono tirate, che è di 30 cm, uguale 3 per 10 alla meno 1 metri. Quando le molle passano dalla posizione di equilibrio alla posizione di 30 cm, quindi questa possiamo dire che sono i 20 cm a riposo. Le molle sono tirate verso il basso alla posizione di 30 cm. Allora le molle inizieranno a esercitare una forza elastica diretta verso l'alto, contraria al verso dello spostamento. Quindi questo è stato lo spostamento delle molle. Però l'asta ha un peso e quindi è soggetta alla forza peso, quindi ci sarà una forza peso che agisce sull'asta, per cui quando comunque verrà tirata in alto dalla forza elastica ci sarà una forza peso che in parte si opporrà a questo movimento di ritorno nella posizione di equilibrio delle molle. Quindi possiamo dire che sull'asta agiscono due forze, quindi la forza risultante sarà data dalla forza elastica due volte perché ci sono due molle meno la forza peso. La forza elastica sarà uguale alla costante elastica, che è 100 Newton su metro, per il delta spostamento. Quindi 3 meno 2 per 10 alla meno 1 uguale 10 Newton, mentre la forza peso sarà uguale a m per l'accelerazione di gravità
uguale 0,91 per 9,8 uguale 8,9 Newton. Ora, siccome la forza risultante per il secondo principio della dinamica può essere scritta come massa per accelerazione, ma può essere scritta anche come la somma delle due forze, quindi 2 per 10 Newton meno 8,9, potremo dire che l'accelerazione è uguale a 2 per 10 meno 8,9 fratto il peso dell'asta 0,91 kg uguale a 12 metri fratto secondo quadrato.